l'Università Dante Alighieri organizza i propri corsi assecondando le reali esigenze del fruitore finale, lo studente. Le classi vengono formate dopo un test di ingresso che individua le competenze linguistiche di partenza e la motivazione ad apprendere, in modo da inserire gli studenti nella classe più adeguata, favorendo così una crescita reale e graduale delle capacità linguistiche di ciascuno studente e la loro integrazione in aula. La didattica è snella e mette gli studenti nelle condizioni di poter parlare e comprendere la lingua già dopo la prima settimana di corso, superando la complessità delle classi multiculturali. L'apprendimento di una lingua sconosciuta, infatti, non passa esclusivamente dallo studio delle regole grammaticali, ma anche dalla capacità di riuscire in breve tempo ad acquisire le competenze comunicative, a sentire quella lingua come propria, nel senso di riuscire a muoversi in un contesto culturalmente e linguisticamente diverso, riuscendo ad interagire. È così che l'apprendimento può dirsi collaborativo. Contenuto di studenti per classe stimola un interscambio proficuo tra studenti e docenti, favorendo l'accettazione reciproca, il superamento di eventuali ostacoli, la condivisione dei risultati raggiunti. Ad integrazione della didattica formale si utilizzano diversi strumenti per favorire l'apprendimento, come supporti audiovisivi e interazioni in situazioni reali, attraverso gite e visite guidate sul territorio, che consentono agli studenti una fruizione ottimale delle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del territorio, arricchendo la loro esperienza anche dal punto di vista sensoriale.
Grazie all'integrazione delle diverse attività svolte, gli studenti della Dante Alighieri hanno l'opportunità di vivere un'esperienza piacevole e qualificante nel loro approccio alla lingua italiana, affinché non sia semplicemente l'oggetto dei loro studi, ma uno strumento di integrazione e crescita culturale. Andrea, vivo qui da 10 mesi e mi ho pensato di venire all'università per imparare meglio la lingua italiana, perché io lo so solo la lingua parlata e non lo so la grammatica. E posso dire che qui a questa università ho trovato il posto dove io ho fissato le conoscenze che io ho di lingua parlata. Sono contenta che ho trovato professori buonissimi, hanno spiegato tantissime cose che io le conoscevo, ma non lo sapevo di dove prendere. E voglio ringraziare a tutti i professori che io ho avuto. La visita che abbiamo fatto oggi ha spiegato tantissime cose per me, perché era una domanda strana che io avevo tutto il tempo, perché il sud di Italia è diverso rispetto al nord. E credo che oggi ho trovato una risposta, perché questa influenza greca ha fatto di essere questa differenza tra il nord e il sud. Sono contenta che in questa città, in questo museo, ho trovato qualche cosa unico. Come la professoressa ne ha detto, ci sono 5 statue di bronzo al mondo e 2 sono qui. Reggio Calabria è una bella città. Mi piace il fatto che in un piccolo posto tu puoi andare a 2 mari. Mi piace tantissimo che l'architettura è una combinazione tra il vecchio e il nuovo. Posso dire che posso sentire qui il posto dove è nata la vera Italia.
My name is Andrea and I'm coming from Romania. I'm here since 2 weeks, I think, yes. And today I visited the Reggio Museum, and my first impression was that, yeah, it's quite interesting because most of the pieces, most of the objects that I found here were originals, which is making a great impact on my knowledge. And this is a good thing because I appreciate original things, even if some of them were a little bit painted. But I think that the painter or the artist who painted it was quite specialized because it was awesome painted. So I encourage you, I support you to come here. Yes, I'm studying English and Italian at the university here in Reggio, at Dante Alighieri. I'm doing an Erasmus practice stage for 2 months, and in August I'll go back to Romania, in Timișoara. My name is Dimitri. I came from Russia, from Moscow. I have been studying at our university for 4 months. I decided to learn Italian language because I want to continue my education in Italy. I'm a student of classical philology in my country. I decided to learn Italian language because I want to continue my education in Italy, and I also think that Italian language is very beautiful. For me, it's kind of music. Yeah, I like Calabria. I like Calabrian traditions, and I think Calabrian people are very hospitable. And for me, it's very important to be a part of this part of Italy. I really like this museum. It's the second time I ever been here. I think for everybody it's very important to learn the history of our ancestors, of our roots, and to be a part of this human experience.
mi pare che si chiami così, le Multivis, vero? Allora, signora Multivis, per andare dal secondo al terzo piano, lei dove è entrato? Dove si è infilato? Al piano? No, è salito. Lei Ok, sì, sono salito al piano superiore. Sì, e poi? Poi quando mi... no. Ecco, sono... Io devo parlare giustamente, no? Quando mi... Ah, quando ho visto! Si è spaventato. Sta di me, però io non ho fatto niente. Perché non ha chiuso me, io ho sentito che mi ama, però non mi ama. Ah, ha sentito che No, per mostrarmi in piazza Cavour, sempre con giusto, c'è la mostra. Ma voi dovreste trovare in pace perché... Ah sì, dai, fate pace, alzati e fai pace con la tua proprietaria, fate vado a mangiare. 50 euro grazie. Fai benale questo sempre. Dai la mano alla proprietaria, fai pace con la proprietaria. Ecco, va benissimo. Incontri gli amici, incontrare i miei amici. Ma al mare? Sì, faccio la doccia. No. Faccio la doccia. Vabbè, la doccia è un altro discorso. Lei allenava sempre o era uno dei giocatori, uno dei... lei allenava questa squadra oppure giocava insieme a loro? No, non allenatori, giocavo il calcio. Sì, sì. Perché Giustamente, no? Pioggia mi piace, ma non quando è non freddo. Il tedesco è freddo. Sono canadese, ma il tedesco è neve. Mi non piace il neve. No. Quando neve, quando è freddo fuori, io rimango a casa e cucinavo. Cucinavo e ascoltavo musica. Bevevo? Bevevo un bicchiere di vino, perché no? Sì. Allora, Gisella, tu poi non devi dire quando piove, ci sarà anche la stagione delle piogge, no? A maggio. Maggio. Insomma è strano, quando uno pensa a maggio comincia a migliorare il tempo, già siamo in primavera, eccetera, poi è il periodo delle piogge. Sì, a Cuba piove, non è che piove tanto. Abbiamo... Cambia facilmente. Ogni tanto si fa tipo i tuoni, tutto nero, dopo Sì. un'ora c'è il sole, Quindi, non mi dà fastidio tutto. qual è la cosa che le piace fare di più? Ecco, quando magari fuori non è tanto... Guardo la TV, Guardare? guardare la TV, come Brigitte fare qualche dolci. Ti piace preparare i dolci? Sì, siete brava? Specifico per la pasticceria e quindi hai imparato a preparare bene i dolci. Un dolce tipico, ecco, cubano che lei sa fare bene? Faccio quali chiamano il pan di Spagna. Sì. E lo faccio con una crema in spagnolo che si chiama natilla, un po' di merengue con le uova. Sì, quindi pan di Spagna con questa crema in maniera diversa, ecco la crema per farcire, per arricchire questo pan di Spagna. Quindi lei a lei piace preparare i dolci, dedicarsi a questo, fare delle torte, eccetera. Anche qui prepara. Io parlavo di qui d'Italia perché, come dicevo, qualcuno le piogge non... Siccome insomma piove poco, non sempre Sì, anche come varietà come scelta. Sì. Per fare i dolci c'è più qua che a Certo, Cuba. insomma, Per esempio ci sono qui tante frutte che a Cuba, come essendo un paese tropicale, non ci sono
Beh, certo, la ricotta è chiaro, sicuramente, quindi allora è normale, diciamo. È normale, giorni di neve, e sarà sicuramente più difficile, è vero? Anche per le comunicazioni, per i movimenti, ecco. Comunicazione, internet è sempre non è un problema. Non è un problema, capisco che per il lavoro o per altro c'è internet, quindi non è un problema, ma a livello personale, ecco, insomma, magari... Loro viviamo vita normale. Ecco, e quello volevo dire io. Ci sono sicuramente delle difficoltà pratiche, insomma, quando alcune difficoltà pratiche ci sono sicuramente, no? Se ho visto una persona piangere, certo, io chiedo, hai un problema, hai bisogno di qualcosa, e aspetta. Cerco di capire, insomma, sì, di aiutare, certo, di darti da fare per aiutarla, ma questo se quella persona è un'amica, un amico, quindi una persona che lei conosce, o anche se si tratta di una persona sconosciuta che vede per la prima volta. Cioè si comporta allo stesso modo in un caso e nell'altro o fa una differenza? Cioè una prospettiva in cui l'apprendimento del linguaggio per imitazione, per ripetizione, voi immaginate le scuole elementari, casa, secondo i comportamentisti, il bambino impara a dire casa anche senza nemmeno ancora capire bene che cosa significa. Che questo tipo di approccio, questo tipo di descrizione dell'apprendimento ha una serie di lacune, una serie di insufficienze, e quindi dimostra come l'apprendimento non può basarsi solo da chi ti sta intorno e quindi rinforzare bravo, giusto, casa, hai detto bene, oppure asa, come si dice in Toscana, asa, e allora là dice no, gente a spiegare alcuni aspetti dell'apprendimento linguistico, e lui si rende conto che è necessario ipotizzare dei meccanismi innati, quindi dei meccanismi in base ai quali noi siamo naturalmente predisposti ad apprendere.